Lo confesso, adoro il congiuntivo, ma devo dire che non è sempre così per i miei clienti. Spesso, quando parlo con loro, mi dicono infatti di non riuscire a comprendere bene l'uso di questo modo verbale. Proprio per questo motivo ho deciso di creare questo video in cui vedremo 3 punti principali. Il primo è la differenza sostanziale tra modo congiuntivo e indicativo. Il secondo, vedremo i tempi del congiuntivo e infine vedremo insieme la formazione del congiuntivo presente. E attenzione, perché qui ho un piccolo trucco che ti potrà essere molto utile per memorizzarla. Cominciamo subito dalla definizione. Il congiuntivo è il modo verbale della possibilità, del dubbio, dell'incertezza, del desiderio. Ma che cosa significa? Vediamolo insieme leggendo alcune frasi. Non piove da un mese. Oh, se piovesse! Ha piovuto tutta la notte. Credo che abbia piovuto tutta la notte. Sono sicuro che pioverà. Spero che piova presto. Non vedi che piove? Esci prima che piova. In tutti questi esempi abbiamo visto nel primo caso una frase all'indicativo e nel secondo caso una frase al congiuntivo. Ma qual è la differenza tra questi due modi verbali? Ricorda, indicativo e congiuntivo sono modi verbali, non tempi. Il tempo indica quando accade l'azione, il modo dice invece come il parlante interpreta l'azione. Il modo indica, in altri termini, l'atteggiamento, l'attitudine del parlante verso ciò di cui sta parlando. Il modo indicativo indica un fatto reale e certo o presentato come tale e lo abbiamo appena visto nelle frasi sulla pioggia. Il congiuntivo esprime un fatto come solo possibile, pensato, temuto o desiderato. Ma come fai per ricordare questa differenza? È molto semplice. Indicativo deriva da indicare. Se indico qualcosa vuol dire che è reale, che esiste. Congiuntivo deriva da congiungere, ovvero unire, e spesso si usa proprio nelle frasi dipendenti. Ricorda che in inglese congiuntivo si dice subjunctive, che assomiglia molto a subjective, ovvero soggettivo, e la soggettività del parlante è proprio l'elemento fondamentale. Stai imparando qualcosa di nuovo? Se sì, ti invito a mettere un mi piace e ad iscriverti a questo canale e ricorda di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Veniamo ora ai tempi del congiuntivo. Sono 4. Presente. Spero che tu venga a lezione. Passato. Spero che ieri tu sia venuto a lezione. Imperfetto. Pensavo che oggi tu venissi a lezione. E trapassato. Pensavo che ieri fossi venuto
a lezione. In questo video prenderemo in considerazione, per questioni di tempo, solo il congiuntivo presente e all'interno del congiuntivo presente i verbi regolari. Vediamo uno schema. Facciamo insieme alcune considerazioni. Il congiuntivo presente si forma dall'indicativo presente. Le prime tre persone singolari sono uguali, ovvero hanno la stessa terminazione. Le desinenze della seconda e terza coniugazione, cioè i verbi in ere e ire, sono uguali. La terza persona plurale è sempre sdrucciola, cioè l'accento va sulla terzultima sillaba. La prima persona del plurale, cioè noi, coincide con la prima persona dell'indicativo presente. Credimi, non è poi così difficile, anche perché c'è un modo molto semplice per ricordare come coniugare i verbi al congiuntivo presente. Basta ricordarsi di aggiungere la I ai verbi in are e aggiungere la a ai verbi in ere e ire. Come vedi, è una regola molto semplice che ti può aiutare nella coniugazione. Ti è piaciuto questo video? Se sì, ti chiedo di mettere un mi piace e di far conoscere questo canale anche ai tuoi amici. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere la parola farfalla qui sotto nei commenti. E ricorda che se vuoi ricevere 2 video lezioni in settimana direttamente nella tua casella di posta elettronica, ti puoi iscrivere alla mia newsletter. Lo puoi fare direttamente sul mio sito elisabetta.maccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.